Benvenuti a Vivi Giappone, finalmente è arrivato il momento di portarvi nel mio nuovo appartamento qui in Giappone dopo aver traslocato. Più di 1 milione di persone hanno visto il vecchio video a cui vi rimando perché merita sempre, e quindi è arrivato il momento ora finalmente di presentarvi il nuovo appartamento giapponese. Ma bando alle ciance, entriamo. Partiamo col dire che sto al quarto piano, questa volta non al secondo, e è una casa ben più grande rispetto a quella. Se ricordate, la casa dell'altra volta era circa 18 metri quadri alla fine, poi ho controllato. Questa invece è di 50, ma iniziamo. Abbiamo questo che è l'entrata, vedete, mi tolgo le scarpe perché ovviamente è una casa giapponese. L'entrata che... cioè questa volta ho un'entrata, ho anche un cassetto dove mettere le scarpe. Quindi cioè, questo è veramente un aumento di qualità della vita eccezionale. Poi metto le ciabatte. Questo invece è il salone cucina, ve lo faccio vedere meglio. Guardate, ho un piccolo, vedete qui, posso anche uscire, ho un piccolo balconcino, poi insomma vi faccio vedere fuori come si vede. E qui guardate, faccio girare, vedete il tavolo, ho comprato un tavolo insieme a Chiharu, un bel tavolo, l'angolo computer, come potete ben vedere, qua devo mettere ancora un po' a posto, qua c'è l'angolo computer, e qui c'è la cucina, appunto, una cucina vera. Questa è la cosa eccezionale. Come l'altra volta, ricordate, c'era l'angolo cucina allucinante che avevo all'entrata. Questa è una vera cucina, vedete, con tutti i comfort. Ora purtroppo il frigorifero è ridotto così perché l'avevo scocciato tutto per portarlo in questa nuova casa, ma vabbè, ne comprerò uno nuovo. Vedete anche il microonde, abbiamo preso anche questo carrellino, quindi questa è la cucina. Vi faccio rivedere, che si mette qua, anche molto carino perché uno magari poi mangia direttamente qui. Il tavolo in mezzo, la luce, tutto Ikea ovviamente, e l'angolo computer. Passiamo alla zona principale, vedete, perché qui si apre, per chi l'ha visto già a 360 si ricorderà. Questo è lo spazio principale, molto grande, devo dire la verità, molto spazioso, e vi faccio vedere una bella prospettiva. Qua abbiamo comprato questa bella, vedete, bachechina per le mie action figure, ne ho comprate anche qualcuna nuova, vedete, vi faccio vedere perché mi piace come l'abbiamo messa. E Bulma l'ha comprata Chiharu, e qua ho messo anche vedete, il laserdisc. Quindi c'è sta l'angoletto delle action figure, poi girando c'è un bell'armadio a muro, molto meglio di quell'altro. Il letto l'abbiamo messo qua. Mo cercheremo di mettere qualcosa magari per dividere la stanza da letto con tutto il resto. Qui c'è l'altro angolo nerd mio, dove ho messo tutti i giochi che vi ho fatto vedere nella puntata a cui vi rimando dell'unboxing. Tutti i giochi li ho messi qui, vedete. Qui abbiamo messo invece un bel divanetto, molto semplice, molto carino. E qui è l'angolo TV con la PlayStation, e per ora ho messo solo il Super Nintendo Mini, ma pensiamo di comprare anche una TV più grande e poi mettere un mobiletto migliore. Insomma, questa è una cosa un po' di fortuna, poi diventerà molto meglio. Poi c'è questo bell'angoletto invece dove si possono posare le cose, veramente apprezzatissimo. Questa grandissima finestra, vedete, piena di finestre, questa grandissima finestra che è stato un problema perché abbiamo dovuto far fare le tende, scusate il controluce ovviamente, abbiamo dovuto far fare le tende apposite perché è talmente lunga che, vedete, bisogna farla arrivare fino là. Si può entrare anche da qui, che è la zona bagno, che anche questo realmente è un bagno vero, con tanto di lavello, cioè finalmente c'è il lavello, non devo più lavarmi i denti nel lavello della cucina, e c'è anche uno specchio, c'è un vero specchio, è tutto il necessario, incredibile. Qua abbiamo messo la piccola lavatrice che avevo anche dalla vecchia casa. Qui ci mettiamo per la doccia, ovviamente appendiamo tutto qui c'è il bagno, lo furo giapponese, la doccia con la vasca, non troppo diversa, ve l'ho fatto già vedere da quello dell'altra volta, ma quantomeno anche qui c'è
vedete c'è lo specchio, lì si possono posare le cose, cioè è fatto bene, è fatto bene. Anche qui si può decidere poi l'acqua, si può impostare tutto per farsi il bagno. E il bagno, poi il famoso cesso giapponese, che però, ragazzi, stavolta mi hanno tradito. Molto comodo, molto sempre, vedete, è sempre così ragazzi, doccia e bagno in Giappone sono divise, non stanno mai insieme praticamente. C'è il modulo doccia, il modulo bagno e il modulo, diciamo, invece con la tazza. Questo non è washlet purtroppo, è solo warmlet, vuol dire si riscalda, ma quindi niente più schizzi, niente più scherzi con gli schizzi, peccato, veramente un peccato. E da qua è molto bello perché si ripassa, vedete, alla parte del salone e della cucina. Quindi veramente sto benissimo, pago 70.000 yen di affitto, vi metto il cambio ovviamente mentre sto parlando, contro i 47.000 dell'altra volta. Vi faccio vedere di nuovo, vedete, angolo PC, tavolino qui, qua c'è il piccolo balconcino. Vi faccio vedere un attimo fuori dal balconcino per curiosità come si vede dalla città, che cosa si vede della città. Mi sono scordato di schiudere, scusate. Vedete? C'è anche, vabbè, la vista non è il top perché sto in mezzo ai palazzi, però almeno si può stare fuori anche e godersi un attimo l'aria. Detto questo ragazzi, ora è il momento di spiegarvi come funzionano gli affitti qui in Giappone. In verità ci sono tantissime spese allucinanti che veramente fanno venire un colpo al cuore, quindi è bene saperlo se venite ad abitare in Giappone, che la spesa iniziale, la cosiddetta shogi-hyo, è veramente altissima, perché uno, avete i vostri due peggiori nemici che sono lo shikikin e il reikin. Lo shikikin essenzialmente va bene, è una caparra, quindi può tornare una volta finito quel contratto, mentre il reikin è un regalo che si fa al padrone dell'appartamento, della casa, quindi sono soldi che non torneranno mai. E questi shikikin e reikin, shikikin di solito è un mese di affitto, mentre il reikin possono essere anche 2-3 mesi di affitto che vanno via, proprio spariscono. Quindi io per fortuna non ce l'ho avuti perché non era nel mio contratto, però avrei dovuto pagare, che ne so, in questo caso 70.000 yen, quindi d'affitto per 3. Quindi non solo l'affitto, cioè nel senso l'affitto più 3 volte magari il prezzo dell'affitto. Shikikin e reikin. Dopo quello ci sono altre spese. Abbiamo anche Chukai Tesuryo. Che cos'è Chukai Tesuryo? Essenzialmente sono i soldi che si danno all'agenzia immobiliare per averci presentato la casa. Anche in questo caso a volte equivalgono a un mese di affitto, quindi un altro mese di affitto che non va in affitto, va proprio via, va regalato così. Oltre a quelli sono altre spese un po' più normali, che sono il Kanrihi o il Kyoekihi, che sono essenzialmente le spese di condominio, quindi vabbè, è normale, ci siano, quelle variano molto, possono essere qualche migliaia di yen, niente di troppo esagerato. Altre spese sono il Kagi Kokanhyo, ovvero le spese di passaggio delle chiavi, anche in questo caso un paio di circa 20.000 yen, e poi si deve pagare anche l'assicurazione contro i disastri, Kasai Hoken Ryo. Un'altra cosa molto importante da ricordare è che in Giappone per prendere una casa in affitto si deve avere un garante, che si chiama Rentai Hoshounin, il garante che in caso voi facciate qualche marachella paga poi al posto vostro. Una cosa che invece mi ha fatto stupire ultimamente è che ho scoperto che esistono anche le aziende che fanno la parte appunto del garante, si chiamano Hoshou Gaisha e costano come un mese d'affitto anche quelli, quindi un altro mese d'affitto. Non so perché nel vecchio appartamento, quando stavo per fare il rinnovo del contratto, oltre ad io avevo il garante, mi volevano far pagare anche l'agenzia del garante, non ho capito perché, è una cosa allucinante. Quindi ragazzi, state attenti, fate attenzione a tutte queste spese in più. Il primo mese d'affitto in Giappone veramente costa tantissimo, viene a costare tantissimo. Quindi sperando di non aver scordato niente, passiamo ai saluti. Quindi ragazzi, questa è la mia nuova casa, il mio nuovo appartamento, spero vi piaccia, scrivetemelo nei commenti. Spero anche di avervi fatto capire un po' di più come funziona il mondo degli affitti qui in Giappone. Come sempre in Giappone è tutto, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace e commentate. A frappè, facciamo diventare virale pure sto video, dai, ciao ciao a tutti.